In onore del cavallino rampante che ormai è sbiadito come la mia maglietta, mi dispiace dirlo, ma il senso della Ferrari è il rumore del motore, quindi oltre al colore rosso, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, allora consoliamoci facendo una ricetta che almeno ci tirerà un pochino sul morale. Ci siamo giocati anche la Ferrari, ragazzi, non ci posso credere. Cioè, veramente, che tristezza, non ce la posso fare. È troppo per me. Allora facciamo una ricetta spettacolare, dobbiamo tirarci sul morale. Allora ho pensato a qualcosa di estremamente goloso da ciuparsi los dedos, dopo mi cambio maglietta, ma intanto allora facciamo una pasta, ecco, adesso iniziamo a tirarci sul morale, facciamo dei paccheri, delle mezze maniche, dei maccheroni, dei rigatoni, delle penne, spaghetti, insomma pasta. Facciamoci della pasta, 250 grammi di pasta, poi una bella zucchina grande, anche un pochino più se vi piace un po' abbondare, meglio che deficere, e poi una bella salamella, oppure 200 grammi di salsiccia, salsiccia fresca. Ecco, questa la vedete così senza budella semplicemente perché l'ho fatta io a casa e quindi è la stessa cosa. Poi magari un giorno facciamo la ricetta di come fare. Ho già fatto delle ricette, però non so, se volete la facciamo anche un'altra volta la ricetta, vi faccio vedere come fare, insaccare, bla bla bla. Poi peperoncino, cipolla, aglio, basilico, come se piovesse il basilico, perché abbiamo bisogno di qualcosa che ci tira sul morale. Poi della scamorza oppure della mozzarella, però deve essere un po' asciutta, quindi scamorza per me con questa ricetta ci sta benissimo, anche la scamorza affumicata, anche della provola, quello che volete. Un pochino di pepe, olio extravergine di oliva. Ragazzi, questa non è una ricetta buona, questa veramente ci fa dimenticare quello che è successo al mondo Ferrari. Cipolla, io utilizzo una bella cipollotto rosso, che è una meraviglia. Lo tritiamo finemente in questa maniera e voilà. Aglio, anche l'aglio lo tritiamo finemente perché l'aglio con la salsiccia ci va, che è una meraviglia, ma ci va anche assolutamente con la zucchina. Elimino giusto il germoglio, vedete qua c'è un pezzettino di germoglio, lo elimino e voilà. Dopodiché vai, si trita finemente anche l'aglio, facciamo sparire, tanto poi nel soffritto sparirà e lascerà un ottimo meraviglioso sapore. Peperoncino, ovviamente, questo l'ho appena raccolto dalla mia pianticella, eliminiamo il picciuolo e poi lo tagliamo. Guardate com'è sodo, com'è croccante. Mi devo fare un'arrabbiata, mamma mia che profumo che viene su. Adesso mi rifaccio la ricetta dell'arrabbiata, anzi qua c'è un altro. La zucchina la tagliamo e in base al tipo di pasta la facciamo più o meno delle sue stesse dimensioni. Io sto utilizzando questi mezzi paccheri, calamarata, questi anelli così, quindi la faccio a rondelle, ma se avessi fatto, che ne so, dei sedanini, delle penne, avrei fatto, faccio vedere giusto per avere un'idea, avrei fatto dei bastoncini, ok? Quindi decidete voi in base al tipo di pasta come meglio si adatta il taglio della zucchina, ok? Pasta corta oppure pasta rotonda, paccheri, si fa così in rondelle, non troppo grossi e neanche troppo piccoli. Facciamo la scamorza, la mozzarella, quello che più vi piace. Facciamo dei bei cubotti, una dadolata. Mi raccomando, se utilizzate anche quella di bufala, ci sa che è una meraviglia in questa ricetta. Olio extravergine di oliva all'interno della padella, non mettetene tantissimo, però giusto un po' per coprire per bene il fondo. Quindi subito inseriamo velocemente l'aglio e il peperoncino. L'aglio subito ha cominciato a colorarsi, a profumarsi,
l'olio ha cominciato a profumarsi, mamma mia che profumo ragazzi. A questo punto dentro la cipolla subito, quindi abbassiamo la temperatura con la cipolla e poi sbrem la zucchina velocemente, sale subito per la zucchina, saltiamo, pam 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 pam, pepe, fuoco medio vivo ragazzi in questo momento, c'è un profumo che fa paura e voilà, ha iniziato a fare anche un po' la sua crosticina, si è disidratato per bene, però rimane bella croccante. Via, stop, fuori dal fuoco e mettiamo subito all'interno di un piatto. Non puliamo la padella perché inseriamo subito all'interno la salsiccia e la sgraniamo per bene. Teniamo il fuoco acceso, ok? Sgraniamo per bene la salsiccia, la lasciamo non in pezzi troppo piccoli, quindi la sgraniamo sì, però in questa maniera, vedete? Non deve risultare. Ragazzi, questa è una salsiccia fatta in casa, homemade, davvero spettacolare. E voilà, giusto il tempo di farla diventare così, quindi pochi secondi, ok? Alziamo un pochino il fuoco, vedete che lei ha rilasciato anche un po' del suo grasso e voilà, questa è la giusta dimensione. A questo punto, per bloccarla, track, gli buttiamo dentro le zucchine che abbiamo fatto in precedenza a fuoco vivo per un paio di minuti, dopodiché abbassiamo il fuoco e la preparazione di base è praticamente pronta e voilà. L'acqua bolle, quindi mettiamo il sale, cominciamo la cottura della pasta. Ecco qua, ci siamo, guardate ragazzi, adesso fuoco basso e aggiungiamo anche un mestolo di acqua. A questo punto guardate come sfrigolerà, meraviglia delle meraviglie, profumo dei profumi, spettacolo degli spettacoli. Fuoco basso, mettiamo il coperchio e aspettiamo che la pasta sia pronta. Ragazzi, profumo, ma che cosa ve lo dico, guarda. C'è un profumo, ecco, sapete, se volete cosa gli potete mettere? Un cucchiaio di doppio triplo concentrato di pomodoro, che serve per dare anche un po' quel bilanciamento di acidità, ma non serve, ok? Però se lo volete mettere anche 2 pomodorini ci stanno bene, ci stanno, non serve, nel senso che si può fare con o senza, però che profumo. Mamma mia, perché non è fondamentale il pomodoro, la salsa di pomodoro, il concentrato di pomodoro? Perché la mozzarella, quella buona, magari quella di bufala, ha quella sua piccola percentuale importante di acidulo che va comunque a bilanciare tutto. Per quello che ho detto, se volete mettere, mettetelo magari anche un po' per il colore, però non serve, nel senso, non serve, si può mettere, avete capito. La pasta è pronta e adesso la scoliamo direttamente inside the wok, anche se ci cade un pochino della sua acqua non importa. Riaccendiamo il fuoco, saltare bene il tutto. Ecco, se volete già così com'è, è una pasta fantastica. Gli potete aggiungere un pochino di parmigiano, un pochino di pecorino ed è a posto, ed è una meraviglia delle meraviglie. Invece, se volete fare la ricetta che stiamo facendo oggi, fuoco vivo, portiamo, la pasta è praticamente cotta, mancano giusto quei 20-22 secondi, la portiamo per bene a temperatura e poi vai con la mozzarella. Fuoco vivo in questa fase, ragazzi, perché dobbiamo dargli uno shock, cioè dobbiamo fare lo shock termico veloce,
mescolare, saltare, così, crack. Aspettiamo ancora 30 secondi e andiamo ad impiattare. Pronti? Spegnere il fuoco. Guardate ragazzi, questo è quello di cui vi stavo parlando, questa delizia, questa meraviglia, questa armonia. Mettiamo subito un pochino di basilico a crudo, fuoco spento in questo momento ovviamente, e poi guardate ragazzi di che cosa stiamo parlando, guarda, eccola qua, la 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 la. Ecco, questi sono in onore ai ricordi che una volta erano la nostra amata Ferrari. Andiamo ad impiattare, crack, così. Ecco, questa ovviamente, per non essere più tristi, è la porzione per uno, una porzione scarsa, però insomma vale la pena. Va bene ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online trovate i miei libri, La cucina per tutti e l'arte, tu entra meglio, del buon mangiare, 2 libri spettacolari che non devono mancare nella vostra cucina. E poi tac, basilican, giusto per la chiusura del piatto. Sbrem, bon appétit à tout le monde. E dopo aver recuperato la forchettina, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Per quello che vedete, voi fatevi gli spaghetti così. Paschi, mozzarella, zucchine, salsiccia. Questo è un porn food comfort zone di quelli che veramente, cioè poi voi pensate ai bambini, no? Quando vedono una roba così, non ho parole, ma la cosa spettacolare è la bontaggine, ragazzi, guarda, è così che si deve, mamma mia, mettete qualcosa di dolce, di buono. Basta vedere un po' per